Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, buon venerdì. Siamo qui ad analizzare la settimana del Napoli. Ci sono alcune cose che sono successe, delle quali volevo parlarne con voi e dirvi la mia, e ovviamente avere questo scambio di idee, perché sono comunque situazioni che non vanno secondo me ad intaccare ovviamente la partita di domani, però qualche grattacapo lo possono portare. Poi andremo a fare il pre-partita di Napoli-Atalanta, vedremo le probabili formazioni, vedremo chi sarà del match, chi no. Andremo ad analizzare un attimo la partita di andata perché ci dà degli spunti per poter poi avere un'idea, anche se minima, della partita che può uscire domani. Partiamo per gradi, facciamo un grande applauso ad Osimhen per il premio per il miglior atleta straniero in Italia. Meritatissimo, meritatissimo Osi, perché Osimhen proprio quest'anno ha fatto il salto di qualità anche dal punto di vista personale. L'aneddoto che ricordo e che ho già ricordato in qualche video, non ricordo se era a Castel di Sangro o se era ancora il ritiro di Di Maro. Osimhen viene cacciato dall'allenamento perché non era d'accordo su un fallo. Spalletti fischia un fallo e Osimhen, come il suo solito, comincia a sbraitare, comincia a non essere d'accordo sulla decisione arbitrale. In quel caso era Spalletti perché era in allenamento, però Osimhen l'ha sempre fatto l'anno scorso. Sarà stato quello, secondo me, l'aneddoto e il momento nel quale Osimhen ha capito come comportarsi. Tanto è vero che quest'anno a livello disciplinare non gli possiamo dire niente. È stato fuori un mese e più ed è il capocannoniere della Serie A. Ha vinto molte partite da solo, facendo reparto da solo, essendo fondamentale in tanti match, e dal punto di vista tecnico, anche grazie a Spalletti, soprattutto grazie a Spalletti, è diventato un attaccante completo. L'anno scorso faceva anche fatica a stoppare qualche pallone, quest'anno fa dei gol da posizioni defilate che non stanno né in cielo né in terra, quindi per quanto riguarda i piedi, tutto merito di Spalletti. E anche per quanto riguarda il lato caratteriale, perché Osimhen non sbraita più, non si lamenta più delle decisioni arbitrali, quindi tanto di guadagnato, e abbiamo uno dei migliori attaccanti d'Europa, ce l'abbiamo noi a Napoli. Poi che possa partire l'anno prossimo e dobbiamo sostituirlo, sicuramente. La base d'asta è da 150 milioni, però credo che comunque a 130 milioni o 130 milioni più qualche contropartita tecnica si possa chiudere. Detto ciò, ce lo godiamo ancora perché sta a Napoli, il mercato vedremo poi cosa succederà a fine campionato. Volevo parlarvi un attimo, una cosa al volo, dico la mia al volo e poi andiamo in Napoli-Atalanta nel prepartita, perché è da una settimana quasi la trasferta vietata ai tifosi dell'Eintracht per la partita di Champions League. Non possono venire i tifosi dell'Eintracht per alcuni tafferugli che sono successi all'andata. Si dice che abbiano cominciato loro e i tifosi del Napoli hanno risposto. Io non sono qui a prendere le parti dell'uno e dell'altro, sono qui ad analizzare il provvedimento che secondo me continua ad essere un provvedimento che non risolve il problema. Non lo risolve perché tu vedi la trasferta ai tifosi, vai ad intaccare le famiglie, vai ad intaccare anche persone che vanno allo stadio per vedersi la partita, padri con i figli che al limite fanno tanti sacrifici per seguire la propria squadra, gli vai a vietare la trasferta per 10, 20, 30, 50 che siano facinorosi, che poi vanno allo stadio per fare risse con la squadra avversaria. Quindi soluzione sbagliata, provvedimento che non risolve praticamente niente. L'unica cosa da fare, siamo nel 2023 con tutta la tecnologia a disposizione, prendi i colpevoli, pene esemplari, daspo a vita, che so, obbligo di firma, domiciliari, galera, fate ciò che volete, ma la soluzione non è questa, vietare le trasferte ai tifosi di una squadra, perché vai ad intaccare tutti quanti. Detto ciò, questa è la mia opinione, fatemi sapere la vostra nei commenti ragazzi, perché è da una settimana che viene infangata la società, viene infangato presidente, dirigenza, che poi non c'entra niente con i provvedimenti presi perché sono decisioni di prefetture,
ministro degli interni e quant'altro. Quindi la società Calcio Napoli non c'entra praticamente niente. Detto ciò, andiamo nel pre-partita di Napoli-Atalanta. Ci sono delle novità in casa Napoli, novità che poi non sono nemmeno tanto rosee perché non abbiamo Lozano disponibile. Ieri si è allenato solo in palestra, affaticamento muscolare. Si dice che possa giocare Politano, c'è questo ballottaggio Politano-Elmas con Elmas schierabile a destra, ma io schiererei Politano perché è il sostituto di Lozano su quella fascia. E poi Politano è un calciatore di tutto rispetto. Elmas può giocare tranquillamente in quel ruolo, l'abbiamo già visto, l'ha già fatto quest'anno, però io mi giocherei Politano a destra e poi si parlava di un Elmas possibile sostituto di Zielinski. Sono d'accordo, io farei partire Elmas titolare per dargli una chance da titolare in primis e poi per cavalcare questo momento, visto le condizioni psicofisiche del calciatore, è in formissima, fa la differenza. Lo puoi mettere a ridosso della fascia sinistra con Kvaratskhelia che possono creare tantissimi problemi. Secondo me un asso nella manica da questo punto di vista. Però andiamo ad analizzare la partita dell'andata perché ci può dare qualche spunto. Il Napoli vinse 2-1, andò in vantaggio l'Atalanta con Lookman, mi sembra al 19esimo, non voglio sbagliarmi. Il Napoli 24esimo e 35esimo ribaltò la situazione, prima con Osimhen di testa e poi lo stesso Osimhen, assist per Elmas, ribaltammo la partita. Partita che se andiamo ad analizzare i numeri, equilibrata per tiri in porta, per possesso palla, occasioni da una parte e dall'altra, un'Atalanta ben schierata da Gasperini all'andata, però portammo comunque i 3 punti a casa nella prima partita dove non avevamo Kvaratskhelia, perché Kvaratskhelia era out per infortunio, poi mancò ovviamente tutte le partite prima della sosta, l'abbiamo ritrovato a gennaio. Giocammo con Elmas, Osimhen, Lozano, il tridente d'attacco e poi la formazione tipo dietro, a parte Rachmani che era infortunato, giocò Juan Jesus che fece una partita esemplare, un partitone. Juan Jesus ogni volta che viene chiamato in causa, disciplinato, mai un mal di pancia, mai una parola fuori posto. Io ricordo che nel pagellone gli diedi 7, quindi abbiamo Rachmani al posto di Juan Jesus, ma secondo me non è questo uno snodo tattico da analizzare. Lo snodo tattico è avere Kvaratskhelia disponibile, perché all'andata non ce l'avevi e perché la difesa dell'Atalanta non ha ancora giocato contro il talento georgiano, quindi devi prendergli le contromisure. Una cosa è averci giocato all'andata, sai il calciatore come si muove, cioè, hai fatto già 90 minuti cercando di arginarlo, è una cosa è alla prima uscita, quindi secondo me dobbiamo puntare su quella fascia sinistra ed è per questo che dico che forse far rifiatare Zielinski che è stato schierato quasi sempre dall'inizio dell'anno, un po' di turnover per Zielo che ho visto appannato a livello, non a livello di condizione di corsa, ma proprio a livello di ultimo passaggio, l'abbiamo visto con la Lazio. C'è una situazione con la Lazio che, dove troviamo Kvaratskhelia completamente solo in area di rigore, Zielinski tira un tiro sbilenco quando bastava un passaggio di 6 metri per poter mettere Kvaratskhelia in condizione, era il 59esimo del secondo tempo, era il 59esimo della partita, andavi in vantaggio 1-0 perché era la stessa posizione di Kvaratskhelia con la Juve, del secondo gol con la Juve. Poi avrebbe insaccato meno, devi sempre segnare, però sono quelle le situazioni dove vedi che comunque manca quella lucidità nell'ultimo passaggio, quindi secondo me una chance da titolare a Elmas la si può dare, però è Spalletti che fa le scelte e ci accolliamo all'esperienza del grandissimo traghettatore del Napoli. Mi aspetto una partita frizzante e una partita aperta. Non credo che l'Atalanta venga a Napoli a fare la partita che ha fatto Sarri. Uno, perché Gasperini non ha la stessa, come si dice, la stessa tatticità difensiva e la stessa peculiarità nel curare l'aspetto difensivo che ha Sarri. Due, perché non hai gli stessi calciatori per poterlo fare. Perché per poter fare ciò che ha fatto Sarri devi avere 3 centrocampisti che con i piedi sono super precisi.
non voglio sminuire il centrocampo dell'Atalanta, però non sono Luis Alberto, Savic e Vesino, secondo me. Poi l'Atalanta, a detta di probabili formazioni e cose che abbiamo letto, arriverà con Boga, Højlund e Lookman in attacco. Poi ci potranno essere cambi di formazione sicuramente, però è un attacco frizzante e che preoccupa non poco me, ma credo anche altri tifosi del Napoli, perché sono tre calciatori che anche se si devono accendere in un minuto, fanno 30 minuti dove non li vedi, toccano un pallone, possono creare pericoli e fare la differenza. Soprattutto Lookman, perché è un calciatore che piace tantissimo, primo e secondo a livello tecnico e a livello realizzativo è più avanti di Højlund, che comunque ha 20 anni ed è un talento che sboccerà e sicuramente sarà l'uomo di mercato da giugno in avanti, perché è devastante a livello fisico, ha solo 20 anni, vede la porta, si devono limare sicuramente aspetti tecnici e tattici, però già essere così a 20 anni è veramente tanta roba. Sarà una partita frizzante, credo che sia una partita aperta da una parte e dall'altra, lo spero per lo spettacolo che ci possa offrire una partita del genere, che non abbiamo visto in Napoli-Lazio, perché quando trovi una squadra chiusa, è una squadra che gioca a calcio palla a terra e vuole attaccare, ti esce sempre quella partita dove la squadra che attacca va a sbattere in quel muro difensivo e non la sblocchi quasi mai. Quindi, detto questo, spero che sia una partita aperta per divertirci e vedere grandissimo calcio, perché l'Atalanta ci ha abituato a grandissime partite e il Napoli lo stesso. Però, ripeto, lo snodo secondo me sarà proprio su quella fascia sinistra, perché Toloi dovrà prendere i tempi e dovrà marcare Kvaratskhelia. Non è semplice, Toloi è un difensore di tutto rispetto, però dal punto di vista di essere saltato non è uno dei migliori difensori d'Europa, diciamo, quindi saltabile non facilmente, perché comunque Kvaratskhelia verrà raddoppiato sicuramente, però possiamo far male secondo me più a sinistra che a destra. Poi teniamo sempre il miglior attaccante della Serie A e il miglior straniero della Serie A, i premi parlano da soli. Quindi massima attenzione anche dal punto di vista loro. Secondo me devono essere più loro a temerci che noi, pur stando attenti perché giochiamo in casa e io un'altra partita in casa non la voglio perdere. Detto questo, ragazzi, questo era per quanto riguarda Napoli-Atalanta e tutte le cose che sono successe in settimana. Ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Napoli, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così restate aggiornati. Ciao!